Ciao ragazzi e ben trovati sul mio canale YouTube dedicato alla lingua italiana e all'Italia. Immagino che molti di voi durante la quarantena abbiano iniziato a studiare la lingua italiana. Ebbene, potete continuare a farlo, siete nel posto giusto. Hi guys and welcome to my channel. You want to improve your Italian from the comfort of your own home, staying safe and healthy? This quarantine period is a rare opportunity to emerge from isolation as the person you always wanted to be. It is a matter of perspective and resilience, so you come to the right place. Through my fun and engaging videos you surely lead you to fluency. Oggi parleremo di come cambierà la nostra vita dopo il coronavirus e quali sono i scenari possibili. Ebbene, in questo periodo di pandemia, di incertezza, di precarietà, ognuno esprime la propria opinione, tutti parlano in base alla propria esperienza, conoscenza, formazione, cultura, orientamento politico, però su una cosa sono tutti d'accordo, che dopo questa crisi nulla sarà più come prima. I più visionari profetizzano un mondo dove si vivrà solo a distanza, i più radicali parlano della crisi finale del capitalismo, i guru dell'economia immaginano una riorganizzazione globale del lavoro e i più strateghi uno scontro finale tra Cina e USA. In realtà sono tutti scenari che si prestano per eventuali ottime sceneggiature per nuovi film di Hollywood. Chissà quanti ne avremo nelle sale dopo questa crisi, però su una cosa siamo tutti d'accordo, che fino a quando non avremo scoperto delle cure efficaci e un vaccino per tutti, dovremo fare i conti con nuove abitudini, nuove esigenze, tali da farci sembrare il mondo che c'era prima come un vago, nostalgico ricordo. Cambierà il nostro modo di lavorare, di fare shopping, di fare attività fisica, di gestire la sanità pubblica, di educare i nostri bambini. Ritorneranno in auge sicuramente antichi valori, ci sarà una rieducazione dei sentimenti. Cambierà il nostro modo di abitare le nostre città, che vedrà un'urbanistica che si adatti al distanziamento sociale, e passeremo sicuramente a una digitalizzazione di massa di molte attività, dalla scuola alle attività commerciali a quella sul controllo dei spostamenti. D'altronde questa pandemia ha già drasticamente cambiato molte delle nostre abitudini, a partire dall'isolamento forzato in casa, in cui per forza di cose abbiamo dovuto sperimentare lezioni online per intere classi, rinforzare lo smart working, fare consulenze psicologiche, ordinare il cibo online, fare attività motoria, tutto rimanendo tra le quattro mura. E poi di sicuro da qui a 18-24 mesi qualunque programma importante abbiamo in mente di fare, come matrimonio, figli, cambio di lavoro, viaggi, dovrà tener conto di questo cambiamento. Ma mentre fantastichiamo, immaginiamo un nuovo modo di stare assieme e di vivere la società, penso a cosa ci avrà lasciato questa quarantena che ci ha già cambiato un po' tutti, e da inguaribile ottimista vedo tanti aspetti positivi. Ebbene, ognuno di noi, rimanendo chiuso in casa per vivere un po' di privacy, si è dovuto costruire un proprio spazio dove vivere le proprie emozioni, però in questa maniera ha riscoperto una nuova parte di sé. Chi si è riscoperto cantante, chi pasticcere, chi cuoco eccellente, chi ha riesumato la sua vecchia chitarra, chi si è dato al bricolage, alla pittura, chi ha persino iniziato a scrivere le proprie memorie. Quante famiglie di cui i membri non si conoscevano affatto, stando in casa, hanno scoperto doti e talenti gli uni degli altri. Quindi la casa, da che era un luogo dove tornare la sera a sfamarsi, a dormire, è diventato un luogo dove condividere attività, cioè ci siamo isolati dal resto del mondo ma tutti insieme, in una solitudine condivisa. E tanti sentimenti sono emersi, certo anche sentimenti di contrasto, ma questo sarà stato un bene, perché sarà stata la conferma che se un rapporto si trascinava andava chiuso, e poi, dovendoci adattare ad un cambiamento repentino, avremo sicuramente sviluppato una migliore conoscenza di noi stessi, che ci consentirà di scegliere meglio chi dovrà stare vicino a noi. Ad esempio, non cercheremo più amori sbagliati pur di non stare da soli. E poi, diciamoci la verità, abbiamo imparato che si sta bene anche da soli. E poi vivremo di più nel presente, non procrastineremo gli impegni, perché abbiamo capito che ci potremmo trovare da un momento a un altro in una condizione di emergenza che ci impedisce di portarli a termine. Visiteremo ad esempio la zia anziana a cui vogliamo bene ma che rimandiamo da tanto tempo, o ci chiariremo faccia a faccia con un'amica e saremo più comunicativi, più comprensivi con i familiari. E poi, rimanendo in casa, abbiamo capito che si può stare bene anche con poco, con meno consumi, con meno velocità, con meno cattive abitudini. Infatti, proprio riguardo alle cattive abitudini, una cosa che ho notato in questi giorni è che è persino crollato l'odio istituzionale. Gli esponenti politici, più di bullizzare e umiliare l'avversario, hanno cercato di seguire pressoché unanime una linea comune, che è quella di superare questa emergenza. È vero, non eravamo abituati a questi toni concilianti, magari sarà l'inizio di un mondo senza odio, perché no? Sarebbe troppo bello. E ancora, la paura del contagio
ha sviluppato in noi la capacità di discernere le informazioni, imparando ad attingere le informazioni da fonti autorevoli, da esperti, invece di stare dietro alle fake news o alle teorie complottiste. Ed è proprio il conforto della scienza che ci solleverà se pensate che oggi ci sono volute 2 settimane per diffondere il coronavirus. Però gli scienziati in altrettante 2 settimane hanno mappato il DNA del virus, sanno che cos'è, cosa fa, quando poi invece la peste nera a metà del XIV secolo, che devastò l'intero continente europeo, mietendo 1/3 dell'umanità, ci ha impiegato una decina d'anni per arrivare dalla Cina in Europa. Non si sapeva nulla della peste, cosa fosse, come si propagasse. La peste nel passato è sempre rimasto mistero. Oggi invece l'umanità dispone della conoscenza, quindi confidiamo nella scienza che è più forte del virus e confidiamo nella nostra società che dopo questo periodo buio risorgerà e come l'araba fenice risorgerà più responsabile, più forte e più virtuosa che mai. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo visto e vi rimando al mio prossimo appuntamento sempre su questo canale, Marias Italia in Potenza Italy. I appreciate you watching this video. Feel free to join my YouTube space. Please stay tuned and surround yourself with positive vibes. I see you next time. Bye!